Benvenuti amici in questo nuovo video. Ci troviamo a Marina di Campo nella splendida isola d'Elba. Marina di Campo è un piccolo borgo di pescatori che con il tempo è diventata una rinomata località turistica, veramente molto vivace, soprattutto nei mesi estivi. Abbiamo locali, abbiamo ristoranti. Hai già trovato? Negozi per fare shopping, ma soprattutto è famosa per la sua spiaggia dorata, che è lunga circa 1300-1500 metri ed è la spiaggia più lunga di tutta l'isola. Che bello pedalare, bello sto lungomare, eh? È bellissimo. Questa bellissima sabbia dorata è dovuta al disgregamento delle rocce granitiche del Monte Capalne. Monte Capalne che è qua vicino, ma soprattutto vi ricordo che è il monte più alto dell'isola. Da Marina di Campo a piedi raggiungiamo una spiaggetta nascosta molto intima e bellina che è raggiungibile appunto solo a piedi o in barca. Si parte da Piazza Verrazzano e lei si chiama Spiaggia Galenzana, 1,5 chilometri di passeggiata, quindi molto comoda e facile da raggiungere. Wow, che meraviglia che è qua, Andri! Tanto bello! Cioè direttamente da Marina di Campo a piedi arrivate in questo paradiso. Ecco la cappella. Arriviamo a questa cappella e dovremo girare a sinistra. Sì, c'è il cartello, Spiaggia Galenzana. Come siamo abituati all'Elba, l'ultimo tratto è su un canale di scolo dell'acqua. È vero, Susa? Non è la prima volta, no. Infatti. Eccoci arrivati alla spiaggia. La spiaggetta di Galenzana è molto nascosta ed è protetta dai venti. Come vediamo non si vede il mare aperto. C'è anche una particolarità, è molto tranquilla. Infatti nel 2023 qui è stato stabilito il record di nidi di tartarughe. Bellissimo, quindi deve essere per forza tranquille. Sembrerebbe che ci fossero alghe, invece è Posidonia, che è un'alga particolare, no? Di solito indica, vero Andri, la qualità dell'acqua. Sì, la salute dell'acqua e dell'ambiente, poi rilasciano molto ossigeno, per cui è un mare sano, ricco di pesci. Lo chiamano il polmone dell'oceano. Infatti. Siamo all'inizio della stagione e la spiaggia non è completamente pulita, anzi si trovano un po' di residui, però per gli amanti del selvaggio, ragazzi, vi innamorerete di questo posto. Per gli amanti del selvaggio, e poi se c'è vento dappertutto, ragazzi, venite qui e potete fare il bagno tranquilli. E dopo aver passato qualche momento in questa bella baietta, ci siamo un po' appisolati, abbiamo deciso di raggiungere Capo Poro, che è sulla cima qua, un punto panoramico, circa una quarantina di minuti a piedi. Intanto è venuto fuori il sole, c'è un'arietta stupenda, per cui ne vale proprio la pena stare in mezzo a questa natura. Questo è un ginepro, guarda che bello! La via dei Cinepri che fa parte della via dell'Essenza. La via dei Ginepri, bella! Ma vedi che belle bacche che hanno! Questo è per gli amici della Crana, Betta. Che belle le bacche di ginepro dell'Elba. È grande poi, È un paradiso, raga, in questo periodo. Dico sempre, venite all'isola d'Elba a maggio. Così potete godervi il mare, potete già fare il bagno e fare tantissimi trekking. Siamo arrivati sull'altro versante e in effetti si vede che qua il tempo è diverso, Il clima è un po' più nebbioso, ci sono le nuvole basse là, però bello, senti che tira anche un po' d'arietta. Sì. Andiamo su di qua, un po' di salita e arriviamo al faro. Gambette, Andri? Oggi sì, Per fortuna l'over mi ha risparmiato un gran bel peso, che non ho il Mavic dietro. È una figata. Vuol dire 1 chilo in meno, Guarda dove stiamo camminando. È bellissimo. Adesso duretta perché c'è una salita. Sì. Quindi parlare si fa un po' fatica. Gli ultimi metri sono tutti a picco. Ah, guarda che meraviglia, eccolo. È lì. Dai, abbiamo visto la carota. Adesso andiamo forti.
Vabbè, ci siamo alzati, perché siamo su in quota qua. Eccolo, guarda. Adesso abbiamo il mare a destra e a sinistra. Siamo proprio in un lembo di terra. L'Elba ha una costa molto frastagliata, per cui è ricca di questi giochi, aperture e rientranze, allora puoi ritrovarti il mare a destra e a sinistra molto spesso. L'importante della passeggiata è avere sempre un obiettivo. Noi avevamo il faretto, ecco Noi qua. avevamo il faretto, ecco qua. Guarda che bellino, è piccolissimo. È piccolo, da lontano sembra grande. E Zona panoramica stupenda qua. sì. Ma guarda che chicca! Mamma, senti che profumo, è ricca di rosmarino. Ce ne sono tantissime piante. Portalo stasera per la braciola. Ma c'è una vegetazione che è incredibile. Questo anche è dovuto al fatto del terreno molto ricco di minerali, proprio tipico dell'Elba, no? Come possiamo dire? È un territorio generoso. In memoria dei militari della Regia Marina, e sono 5 nomi. Amici, punto panoramico raggiunto, abbiamo fatto 2 ripresine anche con l'over, hai visto che bellino che è? E adesso ragazzi è arrivato il momento di farvi vedere che posticino accogliente che abbiamo trovato qui a Marina di Campo, una vera piccola oasi. Per questo nostro soggiorno all'isola d'Elba abbiamo scelto Le Pitte, una struttura di 9 appartamenti completamente immersa in un rigoglioso giardino di alberi da frutto e bellissimi fiori colorati. Siamo a 400 metri dal centro e dalla bellissima spiaggia di Marina di Campo, in una posizione tranquilla e nello stesso tempo strategica per scoprire l'isola. La struttura è pet friendly, i nostri amici a 4 zampe qui sono i benvenuti ed è una struttura ecosostenibile. Abbiamo infatti un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e un impianto solare termica per la produzione di acqua calda sanitaria. Ma venite che vi faccio vedere questo bellissimo parco. Qua abbiamo una bellissima zona grigliata con un tavolo grandissimo. A disposizione di tutti abbiamo un bellissimo parco bici nuovissimo che sicuramente utilizzeremo. Un parcheggio ombreggiato custodito. Venite con me a vedere cosa c'è qui. Una lavanderia a gettoni, comodissima. Ma guardate che angolini che si creano in questo giardino. Sono già innamorata. Con tutta la pioggia che c'è stato quest'inverno c'è veramente una flora incredibile. Tutti gli appartamenti hanno un ingresso indipendente. Il nostro si chiama Forano ed è un bilocale al primo piano. Ci ho fatto anche la rima. Andiamo a vederlo. Ragazzi, entriamo in quello che è il clou dell'appartamento. Tutta questa terrazza è tutta nostra, è bellissima. Questa ve la godete nei mesi estivi, è una meraviglia. Abbiamo infatti anche delle comode sdraio dove prendere il sole, dove riposarci, un bel tavolo con le sedie dove far colazione, pranzo, cena, tutto all'aperto, circondati da questo bellissimo giardino. Già solo questo vale tutto l'appartamento, secondo me. Dai, venite, andiamo a curiosare dentro. Appartamento moderno, un bel soggiorno dal design essenziale e curato, direi coloratissimo, questo dà allegria. Abbiamo un divano letto e un angolo cottura. Disimpegno e bagno finestrato con doccia super funzionale, perfetto per rigenerarsi dopo una giornata al mare. E venite a vedere, abbiamo una bellissima camera, super coccola, con un armadio gigante e di nuovo abbiamo una grande porta finestra che ci porta in un'altra terrazza ancora, ragazzi, siamo circondati da terrazze. Ah, che meraviglia! Vedete che le terrazze sono comunicanti, ma è un'altra. E qui abbiamo un bellissimo tavolino che va bene anche per le colazioni. Che spettacolo, Susa! Ma dove ti porto, Andri? Ma dove ti porto? L'Elba vista in un posto del genere. È perfetto. Ragazzi, l'acqua è potabile, ma adesso noi vi portiamo in giardino a farvi vedere che servizio c'è in più per voi. Un bellissimo impianto osmotico per un'acqua più pura, ragazzi. Questo è un super servizio, Andre, è la prima volta che lo trovo. E abbiamo acqua naturale temperatura ambiente, acqua naturale fredda o se no l'acqua gassata con le bollicine. E rimanendo anche in tema ecologico non compri tutte le bottiglie di plastica. Ah, che sete. Perfetta, assaggia Andri.
destinazione Capoliveri, ci aspetta una bella avventura via mare. Eccoci qua con Francesco di Elba Ciao che oggi ci porta in barca a vela, però non una gita qualunque, perché oggi ci insegna anche qualcosa, giusto? Esatto, questa è un'esperienza attiva nella quale sì, potrete godere e rilassarvi al mare, ma anche portare a casa qualcosa da questa esperienza. Adesso abbiamo la fase più difficile, salire a bordo, perché oggi c'è un po' di ondina. Vai. Benvenuta a bordo. Grazie. Guarda, di là c'è l'Italia, è tutto brutto e all'Elba c'è il sole. Ma qui Porto Azzurro in particolare, anche quando in tutta l'Elba piove, qui c'è sempre uno spiraglio di sole e non piove. Guarda, che bellina. Questa è una barca del 74 Dai. che ho comprato abbandonata in un cantiere alla Spezia e negli ultimi 2 o 3 anni l'ho sistemata e l'ho resa come la vedete oggi. Però appunto prima si trovava in condizioni tutto smontato, ho fatto un sacco di lavori anche nell'impianto elettrico, abbiamo solare, quindi Fantastico, ora c'è complimenti, un'indipendenza totale per quanto riguarda l'elettricità. Beh, ha il suo fascino, questa... Guarda che bella che è. Che spettacolo. Davvero, Io ho già visto la cameretta, vedi? davvero. Guarda, Cabina di prua. bellissimo. Allora, Se dormivamo tutti qua, Bravo. mi sa che Tango occupava Senti, tutto ma lei. hai realizzato un mezzo sogno. Sì, sì, Davvero? sì. Uno dei miei sogni l'ho già realizzato e adesso si va verso altri, quindi... Un bel viaggio. Sì, esatto, adesso il sogno continuerà con il viaggio con questa barca e il sogno sarebbe arrivare in Brasile o ai Caraibi. Che Quella meraviglia, te l'ho sarebbe la voluto il destinazione. Com'è cuore. il tuo canale YouTube che casomai metti un video? Il mio canale YouTube è Root for Freedom, al momento non sono molto attivo, però sicuramente quando parto per questo viaggio terrò aggiornati tutti. Quindi Allora, se vi va di darci un'occhiata. Ragazzi, iscrivetevi così almeno sarete pronti a vedere i contenuti che pubblicherà questo ragazzo qua, perché mi sa che promette bene. Esatto. Mi raccomando, e seguite soprattutto Francesco, seguite anche Elba Ciao, l'agenzia che permette tutto questo, tramite la quale potrete prenotare anche voi un'esperienza con me in barca a Porto Azzurro. Tutti noi proveremo tutti i ruoli, così che si imparerà un po' tutto. Chi vuole partire con salpare l'ancora? Questo è l'inizio, Guarda che roba che si è portata su. Wow, si è portato su anche tutta la terra. Devi ritrovare quel punto che avevi Ah. trovato prima, che è circa infatti. appena al di fuori dell'ultima Andiamo. punta. Ci siamo, possiamo iniziare a issare la randa. Quello tocca a te, Andri. Le cime sono quelle che si usano in porto per ormeggiare, le scotte sono quelle che si usano per regolare le vele, le drizze invece, come questa, sono le cime che dalla testa d'albero, in cima all'albero, arrivano alla vela e ti aiutano a tirarla su. Nel frattempo lascherò un po' di scotteranda, quindi il boma si muoverà destra e sinistra. Questo Quindi- qua è un elemento alla quale fare molta attenzione perché che lo appunto è prendi in pesante e ora possiamo iniziare a farle prendere vento, quindi a farla portare. Dobbiamo allontanarci da quello che è chiamato l'angolo morto, ovvero l'angolo non navigabile. È un angolo che si trova a praticamente 45 gradi da un lato e dall'altro rispetto alla direzione del vento. Prova a accostare a dritta, quindi a destra, finché non senti, non vedi la randa che si gonfia e inizia a far sbandare un po' la barca. Da così va bene, senti che la barca si sbanda, metti il timone dritto. È regolato alla perfezione. Dai, adesso spegniamo i motori e ci godiamo il suono del mare e del vento. E questo è un momento magico. Sì, sia. Sempre il momento più bello, quando dal motore Passi alla vela. passi alla vela e dici wow. Ancora un po' a destra. Vado se ancora a vuoi. destra? Sì, sì. Ok. Del genere. Vediamo se riesco. Tra la nuvola e la terraferma, più o meno a metà. Grande Andri, stai virando, Sì, sì, sì. in mezzo a ste ondone.
bel vento. Guarda che onde. Ragazzi, non so se si vede, ma qua ci sono delle belle onde giganti. Si balla! Mamma che si balla! Wow! Wow! Guarda che spagna. Ragazzi, sono belle onde. Sto portando una barca a vela, ragazzi. Sto portando una barca a vela. Bello, bellissimo, È una bella bellissimo. emozione. Sì, sì. Si sente la potenza della natura, perché c'è il mare sotto, il vento sopra e senti tutto qua. Madonna! Cioè siamo piegati come Valentino Rossi. Sì, siamo così. Guarda, Guarda che roba, impressionante. Sono quasi in piedi di traverso sulla barca. infatti io non ci sto in piedi, se no volo in mare. Perfetto, senti la barca che lentamente riparte. Quindi adesso andiamo dritti un po' così. Esatto, adesso appena abbiamo acquisito abbastanza velocità andremo a fare la virata. Vai. Qui avremo tutti un compito perché in manovra diciamo è il momento in cui servono più mani per fare le cose. Ok. La randa in virata, quindi passando da un lato all'altro, passerà da sola. Il fiocco invece dovremo andare a mollarlo completamente da questo lato e andare a cazzarlo, quindi a tirarlo sul lato opposto. Ok. Ok, vai, tira. Ok, bravissimo. Porta un po', poi la barca si riprende. La Susa sta scattando foto a raffica. Guarda, guarda quanti che gabbiani. meraviglia! Ah, ma perché gli hanno buttato qualcosa? Che credi? Quelli sono furbi. E cosa facciamo? Ci prendiamo una barchetta, abbiamo imparato a fare gli skipper. Ah, ok, Andiamo sì. via per mare. Sembra facile. No, per niente, però è bello. Sì, guardate. Il nostro skipper, Chi non potrebbe vedere. la Susa. E poi Infatti fai finta. E poi gli aiutanti. Solo per il brindisi. Evviva, all'Elba. Salute. Elba. E a ciao Elba. Ciao Elba. Come felice Andri quando mangia. Tantissimo. Francesco, grazie per questa bellissima esperienza. Siamo stati veramente benissimo e io consiglio a tutti di venire qui con Elba Ciao, perché ragazzi, oltre a fare una bella navigazione, imparate un po' a essere anche skipper, che non è male. Esatto. Grazie mille a voi, è stata una bellissima giornata e soprattutto spero che vi siate portati a casa, oltre a una bella esperienza, qualche piccola conoscenza in più e qualche spunto in più per navigare. Ragazzi, link in descrizione per i contatti di questa esperienza. Me la porterò sempre nel cuore questa. Sì, anch'io. Bella. Grazie veramente Francesco. Susa, ma che bello conoscere Francesco. Ma è stata una scoperta bellissima. Adesso Francesco è lì sulla sua barchetta, mangia lì, dorme lì, è la sua casetta quella. Direi che è un'immagine romanticissima. Francesco e Nausicaa. Bello. Che bello viaggiare ragazzi e conoscere queste persone, è una meraviglia. Poi vi dirò di più, per me Nausicaa ha preso vita, è la prima volta che vado in barca a vela e sento la barca come una componente del gruppo, perché imparando un pochino a gestire, vero Andri, la barca, a guidarla, quindi come si dice al timone, Sì. sembra che prenda vita, è una cosa incredibile, quindi per me Nausicaa è viva, Sì. bellissima esperienza. Diventa un essere. Sì. Susa! Che meraviglia in bicicletta!
Zeta! Un po' come andavamo in bici sul mare, eh? È troppo bello! C'è una bellissima luce adesso. Hai già trovato... Bellissimo! Che figata! Da Marina di Campo e per questo video è tutto ragazzi, ma restate lì perché all'Elba mi sa che torneremo presto. Qui alle Pitte siamo stati benissimo, è stupenda anche l'esperienza in barca a vela con Elba Ciao. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima avventura, ciao a tutti! Ciao! Eccoci amici, i costi di questa esperienza a partire dal traghetto con Blu Navi. Abbiamo speso 130 euro, 2 persone, tango e il van, considerate comunque che è la bassa stagione. Gli appartamenti qua alle Pitte bellissimi, il nostro costava 500 euro a settimana e è un bilocale, quindi una misura media perché hanno anche, se volete spendere un po' meno, un monolocale da 400 euro a settimana, oppure se siete in tanti addirittura un trilocale costa 700 euro a settimana. Bellissimo, spazioso e direi anche prezzi convenienti per il posto che è davvero top. Poi ci sono prezzi a bassa stagione. Bassa stagione, quindi chiamate sempre, informatevi perché le cose possono cambiare anche con il tempo. Poi abbiamo speso 50 euro di spesa al supermercato perché abbiamo mangiato sempre in appartamento, 20 euro di aperitivi fantastici e poi l'esperienza in barca ragazzi stupenda perché non è soltanto una semplice navigata ma avrete delle nozioni di barca a vela e Francesco è stato veramente bravo e è costato 50 euro a testa per una mezza giornata. Se invece avete la possibilità di star di più potete fare una giornata intera a 90 euro a testa e ci scappa anche l'aperitivo a bordo. E questo mi raccomando con Elba Ciao. Elba Ciao che ringraziamo. E questi sono i prezzi ragazzi, così potete farvi due conti e organizzarvi anche voi 3 giornate splendide all'isola d'Elba in questo periodo.